Il mio portico è in paradiso, la mia cantina all'inferno. Tutto quello che c'è nel mezzo è dove vivo. I had a friend who lived in prison. I had a friend who lived in jail. He had to live without the sunshine. He had to spend some time in hell. Queste parole da un certo momento in avanti iniziano a comparire in modo sempre più frequente e ripetitivo all'interno dei racconti, come se fossero un mantra. John sta andando a Calgary e incontra una persona che gli dà degli ottimi suggerimenti su come saltare sui treni in corsa. Il segreto è restare nelle carrozze vicino alla locomotiva dove ci sono buone probabilità di non essere beccati. E invece li beccano e vengono accusati di stealing a ride, cioè rubare una corsa, insomma oggi diremmo viaggiare senza il biglietto. In realtà, dice John, siamo stati accusati di essere poveri. Sono state le 18 ore peggiori della mia vita. Pretendevano di convincerci che fosse un reato grave e volevano insegnarci una lezione. Your money or your life. This friend, he was my brother. We were close and we were tight. Now he's gone and more alone now. And I'm glad can see him tonight. I'm not a man who can go without morning. I'm not a man who can go without songs. So many things that I've been needing. My friend must be very strong. John in questo brano riaffronta il tema della libertà, che è un tema ricorrente, con senz'altro una nuova consapevolezza, ovvero di quando la libertà ti viene tolta in modo definitivo. Parla di un amico in carcere e si immagina di cosa proverebbe a dover vivere senza il sole, passando del tempo all'inferno. Non sono un uomo che può rinunciare alle mattine e che può andare avanti senza canzoni. Il mio amico deve essere molto forte. A questo punto realizza di una serie di cose di cui ha bisogno disperatamente, senza che se ne fosse reso conto fino a quel momento, come il vento, una scogliera, i sorrisi da dare, i sorrisi da prendere, gli spazi aperti e verdi. I'm not a man who can go without mornings. I'm not a man who can go without songs. So many things that I've needed. My friend must be very strong. Questa immagine di saltare sul treno accompagnato da un amico di avventure mi ha riportato alla mente di come ho incontrato un altro personaggio fondamentale per la mia parte di questo viaggio. Raffaele Scogna, la persona che ha prestato le sue mani a tutti gli strumenti a tastiera presenti in questo disco, è saltato sul treno che l'ha portato a Milano in compagnia del compagno di viaggio Daniele Capuzzi. Loro erano amici di infanzia. E proprio Daniele Capuzzi lo coinvolse ad entrare nei Goodfellas 5-6 anni fa. Il modo di suonare istintivo e creativo di Raffaele, Rabbo, unito al rapporto di amicizia fin dall'infanzia con Daniele, ha creato subito una miscela speciale. Nel frattempo poi in questi anni lui si è inserito in una serie di progetti di alto livello come la Milano Elettrica, che è la band che accompagna Nick Chester, il cantante dei Jet, e tra gli altri Diodato, Gamon e i Selton. Poterlo avere di nuovo al mio fianco per questa produzione, vederlo armeggiare con strumenti d'epoca elettromeccanici come il Fender Rhodes e
e l'Hammond con il suo Leslie rotante è stato davvero un grosso piacere personale e un ulteriore prezioso contributo al raggiungimento del sound e dei mondi che volevo raccontare con questo disco. I had a friend who lived in jail. He had to live without the sunshine. He had to spend some time in hell. I'm not a man who can go without mornings. I'm not a man who can go without songs. Questa parte dei racconti di John mi colpì molto e ne parlai con Paola. Lei mi raccontò che John le aveva chiesto il favore personale di scrivere lettere a un suo amico che si trovava nella prigione di San Quintino, in California, nella contea di Marin, dove è ospitato il braccio della morte statale. Gli disse di farlo perché sarebbe stato un modo per tenerlo vivo in un momento estremamente difficile. E molti anni dopo, in occasione di un party organizzato da John in cui Paola era invitata, John gli presentò questa persona di cui non aveva più sentito parlare e lei scoprì così che era stato rilasciato ed era tornato libero.